Immagina di essere un cristiano nel III secolo. È notte. All'improvviso, i soldati dell'impero sfondano la porta. Ti afferrano, ti trascinano davanti a un braciere fumante. Brucia un po' d'incenso agli dei, ti dicono. È solo un gesto. Fallo, e torni subito a casa. E tu? Cosa faresti? Resisti, rischiando il carcere, o la morte? O cedi, salvando la vita, ma tradendo la tua fede? Ecco il dramma dei lapsi. E fidati, è una storia che ci riguarda molto più di quanto pensi. Prima di immergerci, lascia un like se ti appassionano questi viaggi nella storia della Chiesa e scrivi nei commenti da dove ci stai guardando. Lapsi significa i caduti. Non caduti in battaglia, ma caduti nella fede. Alcuni offrirono sacrifici agli dei pagani. Altri consegnarono le sacre scritture, temendo torture. Altri ancora simularono, facendo finta di rinnegare Cristo per salvarsi la pelle. Non giudicarli troppo in fretta. Quando la paura ti stringe alla gola, anche i più coraggiosi possono vacillare. Tu, al loro posto, cosa avresti fatto? Scrivilo nei commenti. Quando la persecuzione finì, molti lapsi tornarono. Bussarono alle porte delle comunità chiedendo: possiamo rientrare? Possiamo essere perdonati? La risposta non era affatto scontata. Alcuni dicevano: sì, Cristo perdona tutti. Altri ribattevano: no, chi ha tradito non merita di tornare. Ed ecco il dilemma: è più importante la purezza della comunità o la misericordia per chi cade? A Roma scoppia lo scontro. Da una parte Cornelio, vescovo dal cuore aperto: accogliamo i lapsi, ma con penitenza. Nessuno è escluso dalla misericordia di Dio. Dall'altra Novaziano, inflessibile: chi ha tradito è fuori. La Chiesa deve restare pura. La tensione è altissima, le comunità si spaccano, nascono scismi. È come se oggi ci fossero due chiese parallele, una che accoglie, l'altra che giudica. E tu? Con chi saresti stato? Con Cornelio, che apre la porta, o con Novaziano, che la chiude? Scrivilo nei commenti. Team Cornelio o Team Novaziano? Il caso dei lapsi non fu una nota a margine, fu una ferita profonda. Perché dietro ogni lapsus non c'era un concetto astratto, ma persone reali, madri, padri, giovani, catechisti. E la domanda restava sospesa: la Chiesa è il luogo della misericordia o della purezza? Se sei troppo rigido, rischi di escludere tutti. Se sei troppo permissivo, rischi di svuotare il senso della fede. Un equilibrio difficilissimo, che ha segnato per sempre la storia cristiana. E i lapsi? Che fine fecero? Alcuni furono accolti di nuovo, dopo anni di penitenza. Altri rimasero ai margini, marchiati per sempre dal tradimento. E da questa ferita nacquero discussioni feroci, scismi e persino nuove comunità. Ma il punto è che la loro storia non riguarda solo il passato. Ci ricorda che tutti possiamo cadere. Che la paura ci mette alla prova, ieri come oggi. E che la vera sfida non è non sbagliare mai, ma capire cosa fare dopo la caduta. Perdonare chi tradisce? O chiudergli per sempre la porta? Dare una seconda possibilità? O dire basta? La Chiesa del III secolo ha lottato con queste domande. E noi? Come rispondiamo, nelle nostre famiglie, nelle nostre amicizie, nella società di oggi? Se ti è piaciuto questo viaggio, lascia un like e iscriviti al canale. E dimmi nei commenti: tu, davanti a un lapsus di fede o di vita, cosa faresti?